Ciao a tutti, miei cari, e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Spero stiate benissimo e che abbiate voglia di immergervi con me in una storia che ci ha tenuti sospesi tra un respiro e l'altro. Una storia di amore, di dubbi, di coraggio e soprattutto di un attimo preciso che ha ribaltato ogni cosa per Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolo. Sì, amici, il titolo dice già tutto. Diventare davvero Mert e Afra, la confessione finale, e quel momento che ha cambiato tutto. Preparatevi a sentire i brividi, a rivivere quelle scene che ci hanno fatto sospirare, urlare allo schermo, e che finalmente ci conducono a una conclusione che aspettavamo da tempo. Prima di cominciare sapete cosa dovete fare, vero? Se non siete ancora iscritti al canale, questo è il momento giusto per cliccare il tasto rosso e attivare la campanella, così non vi perderete nessuna delle nostre storie. Fatelo ora, insieme a me, e andiamo. Da dove iniziare con questa coppia che ci ha rubato il cuore? Mert e Afra. Due nomi che evocano immediatamente sguardi intensi, silenzi pieni di significato, combattimenti interiori, e un amore che sembrava resistere a ogni tempesta, ma che a volte vacillava sotto il peso di insicurezze e circostanze. Li abbiamo seguiti dall'inizio. Il primo incontro sul set, l'intesa che si percepiva a distanza, i passi avanti e indietro, le incomprensioni, le rinunce. Ma oggi il fuoco è puntato su quella confessione finale, quel punto di svolta che ha ridefinito il loro futuro, e soprattutto sull'istante esatto. Quell'attimo fugace ma potentissimo che ha agito da catalizzatore, il colpo di luce che ha cambiato tutto. Quante volte abbiamo creduto che stessero per arrendersi, che i muri fossero troppo alti, che le ferite del passato fossero troppo profonde. Ricordo bene i momenti in cui il dubbio ha stretto Afra come una morsa, o quando Mert, con quella calma glaciale che talvolta lo contraddistingue in pubblico, combatteva demoni e paure. Quanta tensione irrisolta, quante parole dette a metà, e soprattutto quante non dette. La comunicazione, quel pilastro di ogni storia d'amore, sembrava spesso il loro tallone d'Achille. È proprio in questo contesto che la confessione finale ha preso forma. Immaginate la scena. L'aria è elettrica. Non è un giorno qualsiasi. È quasi certamente una notte, forse dopo un litigio acceso, o dopo un periodo di distanza bruciante. La pressione si è accumulata. Sono arrivati al punto in cui il silenzio non è più un'opzione, dove l'ambiguità è diventata insopportabile. E nel mezzo di questa tempesta emotiva, affiora la confessione. Non una dichiarazione qualunque, non un semplice ti amo lanciato come un'ancora. È una confessione che nasce dalla vulnerabilità, da una sincerità dura e netta, dalla necessità di scoprire le carte, a costo di perdere tutto. Che cosa c'è stato in quella confessione? Pensiamo a ciò che abbiamo intravisto lungo il loro percorso. Un riconoscimento degli errori, uno scusarsi profondo per le ferite inflitte senza volerlo, per le volte in cui il lavoro, la fama, lo sguardo del pubblico hanno spinto entrambi a indossare maschere. Oppure, ed è ciò che ci incuriosisce di più, la rivelazione di sentimenti tenuti a bada dalla paura, dall'orgoglio, dalla convinzione di non essere all'altezza di quel tipo di amore. Perché fosse davvero trasformativa, quella confessione doveva pizzicare le corde più profonde in entrambi, costringerli a togliere l'armatura, a mostrarsi per ciò che sono, con le loro crepe e le loro speranze. E poi, il momento che ha cambiato tutto. L'istante che, come un raggio nel buio, ha disperso i dubbi e aperto una strada nuova. Non è necessariamente la confessione in sé, anche se le è legata a doppio filo. Potrebbe essere stata la reazione a quella confessione. Un gesto, uno sguardo, una parola capace di convalidarla con la stessa onestà. Immaginate Mert che, ascoltando le parole di Afra, lascia finalmente cadere il guscio e le mostra il suo amore in un modo che non aveva mai osato prima. O Afra che, vedendo la contrizione sincera negli occhi di lui, sceglie di perdonare, di rischiare ancora, di fidarsi della loro storia nonostante gli ostacoli. Questo attimo di rottura e trasformazione spesso accade nel silenzio. Dopo il temporale. In un luogo intimo, una casa che conosce i loro passi, o un angolo che ha un significato segreto. Le lacrime sono scese, le parole sono state dure, poi il vuoto. Ed è lì che succede la magia. Una mano che cerca l'altra, un incrocio di sguardi che dice tutto, un abbraccio che diventa rifugio e conferma di un amore che, nonostante tutto, è rimasto in piedi. Per me, il momento che ha cambiato tutto è stato un atto di accettazione radicale, un ti vedo sussurrato senza difese.
È stato decidere di smettere di combattere i propri sentimenti e concedersi il lusso di essere vulnerabili. È stato capire che, per quante voci esterne provassero a interferire, per quante paure bussassero alla porta, la loro connessione era troppo forte per lasciarla andare. Un dettaglio quasi impercettibile ha fatto la differenza. Forse una frase pronunciata con quella intonazione che non ammette bugie. La scelta di non distogliere lo sguardo. Un gesto di perdono implicito nel modo in cui si sono avvicinati. La potenza di quell'attimo sta nella sua semplicità. Non c'erano fuochi d'artificio, non servivano grandi scenografie. I momenti che cambiano la vita a volte sono i più sottili, quelli che senti veri fin dentro le ossa. E quella confessione finale, con il bagliore di un istante rivelatore, non ha rimesso a posto solo la coppia, ma ha riposizionato Mert e Afra davanti a se stessi. Per lui, forse, ha significato alleggerirsi del peso di dover sempre apparire in controllo, permettendosi di essere l'uomo che Afra amava, non quello che pensava di dover essere davanti al mondo. Per lei, ha voluto dire ritrovare fiducia nell'amore, nella possibilità di un domani insieme nonostante le delusioni e gli sguardi indiscreti. La bellezza di storie come questa è che ci ricordano quanto l'amore, pur essendo complicato e a tratti doloroso, sappia essere resiliente e trasformativo. La confessione finale di Mert e Afra e quel momento cruciale che ha capovolto ogni previsione sono una prova dell'importanza della comunicazione, del coraggio di essere nudi e veri, del potere dell'amore di superare gli ostacoli. Non è un mito, non è un trucco, è una scelta reiterata, fatta a bassa voce, giorno dopo giorno. Ripercorriamola, questa strada. All'inizio c'erano gli sguardi che tutti abbiamo notato, le risate durante le pause sul set, il pudore davanti alle domande dei giornalisti. Poi sono arrivate le prime crepe, i ritmi di lavoro, i viaggi, le pressioni, le interpretazioni del web, gli scatti rubati, il chiacchiericcio che a volte morde più di quanto sembri. In mezzo, le volte in cui uno dei due si è chiuso, le volte in cui l'altro ha interpretato quel silenzio come distanza. Una danza di avvicinamenti e ritrosie, di vorrei e non posso. Ma proprio lì si è accesa la scintilla che non si spegne, il bisogno di dirsi la verità. E quando questa verità è arrivata, ha avuto la forma di una notte qualunque diventata speciale. Forse una cucina illuminata da una sola lampada, un telefono lasciato a faccia in giù sul tavolo per non essere più una distrazione. 2 tazze di tè che si sono raffreddate senza che nessuno se ne accorgesse. Afra ha parlato per prima, o forse è stato Mert, poco importa. Hanno parlato tutti e due, finalmente senza rete. Hanno ammesso i timori. Quello di perdere se stessi nell'immagine pubblica, quello di farsi male, quello di non riuscire a proteggere ciò che conta. Hanno chiesto scusa non per convenzione, ma perché sapevano dove avevano mancato. Hanno gettato le difese come abiti stanchi. Poi è arrivato il gesto, quel microsecondo che separa il prima dal dopo. Un tocco lieve sul dorso della mano, il respiro che si sincronizza, una frase che chiude un cerchio. Non voglio più nascondermi da quello che provo. È stato allora che Mert ha smesso di essere il ragazzo perfetto per il pubblico, ed è stato solo Mert. Ed è stato allora che Afra ha deciso che fidarsi era più coraggioso che proteggersi. Nessun applauso, nessuna foto. Solo la verità, finalmente ospite in quella stanza. Da quel punto in poi, tutto ha trovato un nuovo ordine. Non sono spariti gli impegni, non si sono dissolte le pressioni, ma è cambiata la qualità del loro patto. Si sono promessi di parlarsi prima che il rumore di fuori diventasse assordante, di difendere la loro intimità con ostinazione dolce, di ricordare ogni giorno perché valesse la pena tornare a casa, ovunque quella casa fosse. E noi, da fuori, abbiamo visto piccoli segnali, uno sguardo diverso agli eventi, meno difeso, più complice, un sorriso che sale agli occhi. Quella calma che nasce quando non devi più dimostrare niente a nessuno. Per Mert è stato un lasciare andare. Per Afra un tornare a credere. Per entrambi, la scoperta che amarsi non significa essere perfetti, ma esserci anche quando si è imperfetti. E se oggi siamo qui a raccontarlo, è perché quella confessione e quell'attimo hanno fatto ciò che le storie migliori sanno fare, cambiare i protagonisti dall'interno. Hanno trasformato il forse in una scelta. E questa scelta, sussurrata e tenace, è il cuore di tutto. Prima di salutarci, un breve recap di ciò che abbiamo visto insieme. Abbiamo esplorato la connessione profonda tra Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolo, seguendo come dubbi, timori e fattori esterni abbiano messo alla prova il loro legame.
Abbiamo indagato la natura di quella confessione finale, immaginando quali verità e quali fragilità siano venute a galla. E, soprattutto, abbiamo acceso i riflettori su quel momento magico, l'istante catalizzatore che ha innescato un cambiamento duraturo nella loro relazione. È stato il punto in cui la sincerità più dura ha incontrato l'accettazione più dolce, dove la paura ha fatto spazio al coraggio, e l'idea di un futuro insieme ha smesso di essere una possibilità astratta per diventare reale. È stato un percorso intenso, vero? Spero che questa immersione nel viaggio di Mert e Afra vi sia piaciuta quanto è piaciuta a me raccontarla. Grazie di cuore per essere stati qui, per il tempo che ci dedicate, per la fiducia con cui entrate nelle nostre storie ogni volta. Ora tocca a voi. Qual è stata, secondo voi, la confessione più importante? E qual è stato quell'attimo che, dal vostro punto di vista, ha cambiato tutto per loro? Scrivetemelo nei commenti, sapete che vi leggo e che amo discuterne con voi. Se questo video vi ha fatto vibrare anche solo un po', se vi ha riportato quell'emozione che amiamo condividere, non dimenticate di lasciare un like. Un click semplice, ma che per noi fa la differenza. Condividete questo video con chi ama questa storia, e naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate per non perdere i prossimi contenuti. Attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche. Ci vediamo nel prossimo video.